Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Ma voi ci avete mai fatto caso che gli italiani usano spesso delle parole, ma solo nella lingua parlata e voi siete lì ma che vuol dire? E non riuscite a decifrare? Ebbene, una di quelle paroline è proprio tipo. E in questo video voglio mostrarvi tutti i suoi usi, soprattutto nella lingua parlata, nella lingua di tutti i giorni. E credetemi, ce ne sono veramente tanti, quindi restate con me. La parola tipo deriva dal latino typus, che a sua volta deriva dal greco tupus, con il significato di impronta, ma anche di modello, figura, carattere. E oggi con questo significato si usa ancora nella disciplina che studia le monete per indicare la raffigurazione impressa, incisa sulla moneta. Nell'arte della stampa, invece, la parola tipo indica ognuno dei caratteri mobili utilizzati per riprodurre le lettere e i simboli da stampare. Ma nella lingua quotidiana la parola tipo può assumere moltissimi altri significati, perché ovviamente questi due che abbiamo appena visto appartengono a dei linguaggi settoriali. Vediamo quindi tutti gli usi quotidiani della parola tipo. Il significato più comune della parola tipo è quello di modello, esemplare, che identifica una molteplicità di oggetti sulla base di alcune determinate caratteristiche fisse che accomunano tutti questi oggetti e li distinguono dagli altri. Tranquilli, vi faccio subito un esempio. Pensate a un tipo di letto matrimoniale, un tipo di televisore, un tipo di scarpe. Per esempio, un tipo di scarpe che mi piace molto è quello da ginnastica. Questo vuol dire che io sto identificando un modello come punto di riferimento a cui tutti gli altri oggetti che hanno le stesse caratteristiche fanno riferimento. Posso dire anche che il mio tipo di macchina preferito è il SUV. Significa che mi piace quel modello lì che ha quelle determinate caratteristiche e di conseguenza mi piacciono tutti gli altri oggetti che fanno riferimento a quelle stesse caratteristiche comuni. Un altro significato di tipo, simile al precedente ma leggermente diverso, è uno schema, un modello ideale al quale può condursi per astrazione una moltitudine di oggetti aventi tutti delle caratteristiche comuni. E qui, ecco, le parole chiave sono ideale, astrazione. Quindi qualcosa appunto di non reale, ma astratto. Si usa infatti spesso quando vogliamo sapere da qualcuno le caratteristiche per una sua cosa ideale. Ad esempio, io potrei chiedere ad una mia amica quale sia il suo tipo di ragazzo ideale, oppure il suo tipo di casa ideale, o ancora il suo tipo di lavoro ideale, e così via. E allora lei comincerebbe a descrivermeli così come lei se li immagina, comincerebbe ad elencarmi tutte le caratteristiche che sarebbero presenti nel suo ragazzo ideale, nella sua casa ideale o nel suo lavoro ideale, nel miglior scenario possibile. Per estensione, la parola tipo si usa anche nelle locuzioni del tipo di, sul tipo di, per ricondurre un oggetto a una categoria ben definita da un altro oggetto. Per esempio, se vado in un negozio di abbigliamento, posso chiedere una giacca
del tipo di quella che sto indossando. Quindi voglio una giacca che appartenga più o meno alla stessa categoria rappresentata da questa giacca che indosso. Poi nell'uso colloquiale e informale la parola tipo viene spesso usata e forse potremmo dire anche abusata con il significato di come. Ad esempio, in frasi del tipo: il mio capo si è arrabbiato un sacco di volte questa settimana, tipo ieri quando sono arrivata tardi al lavoro o martedì quando ho consegnato il progetto sbagliato. Ieri ho comprato un paio di jeans stupendi. Hai presente tipo quelli neri che metto spesso? Ecco, tipo quelli, ma verde scuro. Ti giuro, non la sopporto, sta sempre a lamentarsi. Tipo, ieri siamo andate a prendere un caffè insieme, no? Ebbene, si lamentava continuamente, come se soltanto lei avesse delle disgrazie nella sua vita. Ancora, soprattutto in contesti informali, utilizziamo la parola tipo davanti ad aggettivi o a locuzioni utilizzate con il senso di aggettivi, semplicemente per dar loro enfasi, un po' come facciamo con la parola proprio o davvero. Per esempio posso dire: ieri sono andata ad una festa tipo stratosferica. Oppure: il mio progetto è stato tipo un successo, che figata! Ma tipo è utilizzato anche, con alcune varianti, per riferirsi a una persona specifica. Però, innanzitutto, se parliamo di un tipo o una tipa, vogliamo indicare una persona di cui non sappiamo o non vogliamo dare alcuna informazione. Forse perché non ci piace, forse perché non ci importa di lei o anche semplicemente perché non la conosciamo affatto. In ogni caso ha una connotazione leggermente negativa, perché anche se questa persona non ci ha fatto niente, noi non vogliamo perdere nemmeno un secondo in più per dare maggiori dettagli sul suo conto. Per esempio, essere un bel tipo significa avere un carattere molto particolare. Certo che sei proprio un bel tipo, eh? Oppure la forma essere un tipo più aggettivo indica la caratteristica principale a livello caratteriale di quella persona. Ad esempio, mio cugino è un tipo tranquillo, legge molto e non va mai in discoteca. Ancora, essere o non essere il tipo di qualcuno significa piacere o non piacere a quella persona. Per esempio, se io chiedo alla mia amica: ti piace Giovanni? E lei mi risponde: no, non è per niente il mio tipo, significa che Giovanni non fa per lei. A lei Giovanni non piace. Il diminutivo tipetto, invece, si riferisce soprattutto a bambini o ragazzini che hanno un carattere molto vivace, fin troppo allegro, quasi irrequieto. Ad esempio, un bimbo con la lingua lunga, che significa che parla moltissimo e anche un po' disubbidiente, è sicuramente un bel tipetto. Il peggiorativo tipaccio, invece, viene molto spesso utilizzato per indicare una persona poco raccomandabile, di cui non ci si può fidare e da cui è meglio stare alla larga. Infine, utilizziamo la parola tipo anche senza un vero significato, come intercalare, per esempio durante un discorso, sempre informale, o quando stiamo per fare una domanda a qualcuno. Vi mostro subito degli esempi. Se io chiedo a qualcuno di raccontarmi com'è andata la sua vacanza, questa persona potrebbe dirmi:
Insomma, bene tipo, anche se ho preso un virus e sono stato molto male tipo, però almeno la mia famiglia si è divertita. Oppure, se voglio fare una domanda a qualcuno, ma tu, tipo, lo perdoneresti un tradimento? Insomma, questo tipo è proprio come il prezzemolo, è dappertutto. E per questo vi ricordo sempre che è molto importante fare pratica, esercitarsi il più possibile, soprattutto ascoltando conversazioni di vita quotidiana, leggendo libri con molti dialoghi di vita quotidiana. Dopodiché, il mio consiglio è quello di praticare anche da soli con voi stessi. Per esempio, quando vi svegliate la mattina, potete guardarvi allo specchio e chiedervi: ma tu, tipo, cosa vuoi mangiare oggi a pranzo? Ma adesso vediamo insieme un breve dialogo in cui si utilizza la parola tipo con tutti i suoi significati. Hai visto l'ultimo film di Christian De Sica? Può darsi. Quello tipo di Natale? No, quello tipo thriller o horror, non lo so. Non l'ho visto, ma mi hanno detto che è tipo fighissimo. Ma di cosa parla? Praticamente parla di un tipo che vive da solo in una casa in campagna e un giorno si sveglia e trova casa sua che è tipo completamente diversa e non capisce come sia successo. Allora inizia tipo ad impazzire perché non riesce più a fare nulla e non sa dove sono le cose. Ma come fa ad essere horror? Da come lo descrivi, mi sembra più tipo un thriller psicologico. Sì, ecco, esatto, che poi non è neanche un tipo di film che di solito guarderei, però dalla trama mi ispira un sacco. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Come avete potuto notare voi stessi, la parola tipo è molto frequente in italiano. Quindi è davvero importante saper utilizzarla, ma anche solo riconoscerla, così da non perdersi l'intero senso della frase. Provate a scrivere qui nei commenti qualche frase utilizzando la parola tipo. Vediamo se avete capito come utilizzarla correttamente. Se poi invece volete saperne di più sulla parolina proprio, che è tipo un parente di tipo, allora non dimenticate di andare a guardare il video dedicato proprio a questo argomento. Come sempre potete trovare il link qui in alto nella card o giù nella descrizione. Io vi aspetto prestissimo qui su YouTube, ma vi ricordo anche che se volete ripassare qualche argomento di grammatica o saperne di più sulla cultura italiana, potete fare un salto sul nostro sito www.lernamo.com. Altrimenti, per tutti gli altri contenuti interessanti e divertenti, non dimenticate di seguire Lernamo su tutti i social: Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. A presto, ciao!